Ciao a tutti, io sono Mara. E io sono Dario e sì, oggi finalmente facciamo una lezione perfetta per i confusi più pigri. Pigri, no dai, diciamo inesperti. No, pigri, lo so bene anch'io perché sono come loro. Oggi impariamo a parlare italiano senza dire una parola. Esatto, infatti oggi parliamo del linguaggio più importante in Italia, le mani. Confusi, ascoltate bene. In Italia potete non sapere il passato prossimo, non sapere il congiuntivo, non sapere neanche una parola. Ma se muovete bene le mani, vedrete che sopravvivete di sicuro. È vero, le mani in Italia sono come i sottotitoli della vita reale. Partiamo dall'errore classico dei confusi. Cosa fate di solito? State fermi, immobili con le mani in tasca, sembrate delle statue di marmo ma meno eleganti. Oppure parlate tantissimo, ma senza mani. E senza mani sembrate molto tristi, molto rigidi e molto stranieri. Ma dai, Dario. Dai, è vero, succede continuamente e si nota subito. Va bene, dai, iniziamo con il gesto più famoso di tutti. Mano aperta. Unite le dita come per tenere un chicco di caffè invisibile. Movimento della mano su e giù. Attenzione però, questo gesto non ha una traduzione precisa. Di solito significa "ma che dici? Non ho capito" o "spiegati meglio". Dipende da come lo fate e dall'espressione del viso. Può voler dire anche altre cose ed è per questo che è un po' complicato. Serve un po' di pratica, ma dopo un po' viene naturale. Insomma, tutto dipende dall'espressione del viso. Sempre dal viso. In Italia l'espressione del viso è metà della grammatica. L'altra metà è il tono della voce. Un altro gesto super importante è quello che accompagna la parola boh. Capolavoro assoluto. Alzate le spalle con i palmi delle mani su. Espressione confusa. Significa non lo so, non ne ho idea, non è un mio problema. È usato tantissimo dagli italiani. Soprattutto quando capiscono una domanda ma non sanno cosa rispondere. Oppure non hanno voglia, cioè molto spesso. È il gesto ufficiale dei confusi evoluti. Per esempio, quando non capite una domanda. Allora, Dario, facciamo come l'altra volta? Boh, perché non c'eravate proprio l'altra volta. Quando capite la domanda ma non sapete cosa rispondere. Ma tu e Dario siete insieme? Boh, con una pausa lunga. E quando non volete rispondere. Mara, ma tu quanti anni hai? Boh, con un sorriso educato. E così chiudete la conversazione. Una parola sola, 3 usi, 0 problemi. Altro gesto fondamentale è vieni qui. Si usa per chiamare un amico. O qualcuno che ha fatto una cavolata. A proposito, fermiamoci un attimo. Nuova mini rubrica. Tu serio? Ancora una? Sì, si chiama parola colloquiale spiegata male. La parola di oggi è cavolata. Cavolata significa una cosa stupida, un errore, una sciocchezza. È una parola molto comune e non è offensiva. Se dico ho fatto una cavolata, sto dicendo ho sbagliato. E potete usarla sempre. Tranne quando siete al lavoro, in questo caso è meglio dire errore. Torniamo ai gesti. Un altro gesto importantissimo è basta. Mettete la mano davanti al busto, con il palmo in fuori. Si usa quando qualcuno parla troppo, insiste. O quando la mamma vi offre il terzo piatto di pasta. È più educato che rifiutare e più efficace che sorridere. Ma dimmi una cosa, esiste un gesto pericoloso? Sì, confusi, ascoltate bene. Non imitate tutti i gesti che vedete. Meglio imparare prima il loro significato. Alcuni gesti sono offensivi, come il gesto delle corna. E quello è meglio non farlo mai, a meno che non siate a un concerto di musica metal. Altri gesti sono regionali. Se non siete sicuri, fate il gesto del boh, risultato garantito al 100%. Ok, è il momento dell'angolo del boost linguistico. Finalmente qualcosa di serio. Anche oggi spieghiamo un modo di dire. Oggi parliamo di ci siamo capiti? Bellissimo. Si usa alla fine di una spiegazione Significa è tutto chiaro? Hai capito? e si risponde quasi sempre con uno sguardo e un gesto. Se uno annuisce o fa i pollici alzato, ci siamo capiti. Se fa boh, allora no, non ci siamo capiti. Quindi, confusi, qual è la regola finale di questa prima lezione sui gesti? In Italia, se non sai la parola, usa un gesto. E se non sai il tempo verbale, usa un gesto. E se non sai nemmeno tu cosa stai dicendo? Usa boh alla fine. Funziona sempre. Meno parole, più mani.
Come abbiamo detto, è una filosofia di vita e anche una questione di sopravvivenza. Scrivete nei commenti qual è il gesto italiano che vi piace di più. O quale gesto avete usato senza sapere cosa significava. Iscrivetevi al canale per non sembrare dei confusi impacciati. E ricordate, se vi guardano male, Chi se ne frega? esatto. Ciao!